George Lucas ci rivela cosa gli Jedi hanno fatto ad Anakin e perché tutto quello che gli è successo è in realtà colpa loro. Quando George Lucas cominciò a lavorare ai prequels, dichiarò che non si trattava semplicemente della storia di come Anakin era diventato Darth Vader, quanto piuttosto di come gli Jedi si fossero distrutti con le proprie mani. Anakin infatti non è passato al lato oscuro per caso, ma ci è stato spinto proprio dalle persone che avrebbero dovuto salvarlo. Nelle interviste e nei dietro le quinte della minaccia fantasma, George Lucas rivelò che la storia di Anakin avrebbe dovuto mostrare come le buone intenzioni e l'innocenza di una persona, Anakin bambino in questo caso, possono essere corrotte dalla paura e trasformarsi così in malvagità. Lucas dice: gli Jedi pensano sinceramente di star facendo il bene della galassia, ma in realtà hanno perduto la retta via. Credono di poter mantenere tutto sotto controllo, persino la forza stessa, ma non è così. Ed è proprio su questo punto che cadono rovinosamente. Quella stessa ossessione degli Jedi di voler controllare ogni cosa è proprio ciò che ha distrutto Anakin, come Jedi e come uomo. Quando Qui-Gon lo conobbe, vide nel piccolo Ani qualcosa che nessun altro riusciva a riconoscere. Non vide solo un bambino dotato, ma l'incarnazione della forza vivente. Il Consiglio Jedi questa visione non l'ha mai condivisa, non l'ha mai capita. Videro pericolo, videro la possibilità che le regole avrebbero potuto essere infrante e che le cose potessero cambiare, e proprio per questo provarono paura. Gli Jedi hanno paura del cambiamento, spiegò Lucas. Non si fidano più della volontà della forza, sono diventati dogmatici. Quindi, invece di affidare Anakin a una famiglia, a un mentore che davvero volesse il suo bene e che nutrisse la sua compassione, gli hanno imposto regole: non amare, non temere, non cedere all'attaccamento. Ma era impossibile proprio perché tutta l'identità di Anakin era basata sull'amore, sul sentimento, per sua madre, per Padme e per Obi-Wan. E ogni volta che gli Jedi gli intimavano di distaccarsi, non facevano altro che radicare in lui la paura di perdere i propri cari. Lucas spiegò poi: la paura di Anakin di perdere i propri cari è proprio ciò che muove ogni sua azione, e l'ironia sta proprio lì. Più cerca di evitare la perdita, più finisce per esserne la causa stessa, ed è questo il cuore della tragedia dei prequels. Gli Jedi pensano di poter reprimere le emozioni e i sentimenti, di potersi proteggere dal lato oscuro negando l'esistenza stessa dell'attaccamento, ma ciò che in realtà fanno è chiudersi all'empatia. Lucas dichiarò che gli Jedi hanno frainteso l'equilibrio nella forza, pensavano che si raggiungesse escludendo il desiderio, la passione e la paura dalla propria esistenza, ma non capirono che il vero equilibrio consisteva proprio nell'accogliere questi sentimenti, comprenderli e imparare a gestirli senza permettergli di essere loro a controllarci. Anakin questa cosa non l'ha mai imparata proprio perché nessuno gliel'ha mai insegnata. Qui-Gon avrebbe potuto, ma è morto ancora prima dell'inizio dell'addestramento del bambino. Infatti, afferma Lucas, se Qui-Gon fosse sopravvissuto, Anakin non sarebbe probabilmente passato al lato oscuro. Invece Anakin fu addestrato da Obi-Wan, che era senz'altro un grande Jedi, ma era anche un uomo assoggettato alle regole del Consiglio. Obi-Wan voleva bene ad Anakin come un fratello, ma non è mai stato in grado di stabilire un legame paterno con lui, ed è proprio questa mancanza che Palpatine usò poi a proprio vantaggio. L'imperatore adempie al ruolo che gli Jedi non sono in grado di svolgere, diventa la figura paterna che ascolta e che dice ad Anakin ciò che lui ha bisogno di sentire, ed è proprio questa capacità di Palpatine che rende la sua manipolazione così efficace, ci spiega Lucas. Non seduce Anakin con il potere, ma lo fa con la comprensione. Gli offre comprensione. Gli Jedi gli dicono di dissociarsi dalla paura, mentre Palpatine lo incoraggia ad abbracciarla. I Jedi gli dicono di non amare, mentre Palpatine gli fa notare che è l'amore la fonte del suo potere. I Jedi gli dicono che è pericoloso, mentre Palpatine gli racconta che è speciale. E alla fine, la persona che dice di volergli bene, che gli dà il permesso di cedere ai propri sentimenti, finisce per distruggerlo. Ed è questa la tragedia che Lucas aveva in mente sin dal principio. Anakin è il risultato dell'azione degli Jedi, affermò Lucas. Hanno preso un ragazzino pieno d'amore e gli hanno insegnato a temere questo sentimento.
Ecco perché la storia del prescelto non è la storia del male che trionfa sul bene, ma è la storia del bene che si fa corrompere da se stesso attraverso la paura. In effetti, guardando la vendetta dei Sith, questa paura è palpabile in ogni singola scena. Gli Jedi non si fidano di Anakin, gli assegnano il compito di spiare Palpatine, scuotendo la sua fiducia, gli negano la promozione a maestro, umiliandolo, e lo isolano quando avrebbe avuto più bisogno di una guida. E quando alla fine passa al lato oscuro, come ci ricordò Lucas, non è per odio, ma per disperazione. Diventa cattivo perché non è in grado di superare la perdita dei propri cari, e questa è la via per il lato oscuro, il desiderio di rimanere aggrappati alle cose, alle persone. Ecco perché la sua trasformazione non è improvvisa, ma graduale. Ogni tradimento da parte delle persone che dicono di volergli bene lo spinge sempre più vicino a Palpatine. Quando compie il massacro al Tempio Jedi non si tratta di un trionfo, ma è una tragedia anche dal suo punto di vista. Il prescelto che avrebbe dovuto salvare la galassia ne è diventato il giustiziere, e l'istituzione che l'ha creato non è stata in grado di prevederlo. Gli Jedi cadono perché si dimenticano per cosa stanno combattendo, e Anakin cade perché non impara mai veramente che cosa significhi davvero amare e pensa si tratti di controllare la sorte dell'altra persona. Entrambi, quindi, sia gli Jedi che Anakin, sono vittima dello stesso errore, ovvero il controllo, ed è per questo che Lucas definì i prequel come una tragedia data dal fraintendimento. Tutti pensano di star facendo la cosa giusta, ed è questo il cuore della tragedia. Nessuno fa del male per il gusto di fare del male, ma semplicemente perché non riescono a vedersi per quello che sono diventati, ci spiega Lucas. La caduta di Anakin nel lato oscuro è il riflesso della caduta degli Jedi stessi. La loro miopia diventa il destino di lui e la ragione per la quale lui diventa un agente del male. E alla fine, quando Luke sceglie la pietà invece di cedere all'ira e alla paura, quando getta la propria arma e salva il padre, lì arriva la redenzione non solo per Anakin, ma per l'intero ordine degli Jedi. Mentre Anakin, quando si era ritrovato nella stessa situazione con Dooku, aveva ceduto ai propri sentimenti di vendetta e odio e l'aveva ucciso. Quindi Luke, che diventa un vero cavaliere Jedi, non un servo della politica e nemmeno un soldato, ma una persona che ascolta la forza e agisce guidato dall'amore, questa è la vera lezione per gli ordini degli Jedi e il compimento della profezia del prescelto. Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato, fatemi sapere qual è la vostra interpretazione della tragedia di Anakin e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale per parlare di storytelling e arco di trasformazione dei personaggi. A presto e, in questo caso, che la forza sia con voi.